La luce è vita e l'illuminazione ha davvero un ruolo di primaria importanza nelle nostre case. Una buona illuminazione farà la differenza tra un ambiente confortevole e uno no. Nel video di oggi quindi parleremo di luce e vedremo insieme come illuminare al meglio gli spazi di casa. Ciao, benvenuta su questo canale. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. Come detto prima, oggi parleremo di luce e di come illuminare al meglio gli spazi domestici per avere ambientazioni molto confortevoli. Ma per poter fare un buon progetto di illuminotecnica bisogna conoscere 4 determinate caratteristiche tecniche basilari ma davvero importanti. Vediamole insieme. La prima è la temperatura colore. Questo parametro misura in gradi Kelvin quanto sia calda o fredda la sorgente luminosa. Più il valore è basso e più la luce sarà calda, tendente al giallo. Viceversa, più è alto il valore e più la luce risulterà fredda, tendente al blu. Di base la temperatura colore si divide in 3: luce calda, luce naturale e luce fredda. Come usiamo questo dato? Allora, la luce calda crea ambienti accoglienti, familiari e intimi, quindi va molto bene nelle camere da letto, nella zona living e in tutte quelle zone che necessitano di questo mood un pochettino più personale e intimo. La luce neutra è una luce invece un po' più brillante, che riproduce i colori in maniera più naturale ed è adatta quindi in cucina, nel bagno e nello studio. La luce fredda è invece sconsigliatissima in casa perché è più adatta negli ospedali, negli uffici e nei locali commerciali, quindi lasciamola perdere. Il secondo dato da conoscere è l'apertura del fascio luminoso. L'apertura del fascio luminoso determina come viene distribuita la luce. Se devi per esempio illuminare un oggetto, una luce spot che ha un fascio ristretto sarà la giusta scelta. Un angolo maggiore invece illuminerà un'area più grande, dando una luce un po' più generalizzata e decisamente più soft. Il terzo dato da conoscere sono i lumen. Questo parametro serve per misurare la quantità di luce che la lampadina emanerà. Più alto è questo valore, più luce ci sarà nella stanza. Quindi per scegliere la giusta quantità di luce è importante tenere a mente l'ampiezza della stanza e qual è la sua funzionalità. L'ultimo dato è l'ICR, ovvero l'indice di resa cromatica. Questo è un parametro decisamente molto tecnico e non sempre riportato sulle confezioni delle lampadine, però è importante perché serve a capire quanto la lampadina rende fedelmente i colori. Ha una scala che va da 0 a 100 e come puoi capire più è alto il valore più la resa sarà buona. Queste quindi sono le caratteristiche basi da conoscere per poter poi riuscire a fare un buon progetto illuminotecnico. Ora vediamo, una volta padroneggiati questi dati, come si illumina correttamente un ambiente. La prima cosa da capire è che per un comfort maggiore ci sarà bisogno di 3 tipologie diverse di illuminazione. Il primo è la luce ambiente. Serve, come puoi immaginare, a illuminare in maniera generale e uniforme una stanza. Tendenzialmente è una luce morbida e diffusa. È la prima luce a cui bisogna pensare ed è quella che darà il mood all'intero ambiente. Si può fare con una luce a soffitto e da incasso, che abbiano un ampio fascio luminoso direzionato verso il basso. Si possono fare con le strisce a LED, le applique, le lampade da terra e da tavolo che abbiano un fascio luminoso direzionato sia verso il soffitto che sui muri, oppure ancora con i lampadari che inondino decisamente l'intera stanza di luce.
Poi abbiamo la luce spot, l'abbiamo accennata prima, serve ad illuminare oggetti o aree ben specifiche. Ha un fascio di luce decisamente ristretto, più ristretto. Attira quindi l'attenzione su quel determinato punto dove è posizionato. Può servire ad enfatizzare e dare importanza ad un quadro, ad un mobile o anche a un dettaglio architetturale. Aiuta questo tipo di luce ad aggiungere stile e contrasto perché crea forti ombre e quindi darà maggiore profondità. Dovrebbe essere decisamente più luminosa della luce ambiente. I faretti sono ottimi per questo tipo di luce perché appunto possono essere direzionati come meglio si vuole. L'ultima è la luce specifica, ovvero è l'illuminazione più funzionale delle tre e serve per precise attività come leggere, scrivere, mangiare o cucinare. È direzionata sull'area specifica dove questa attività viene svolta e anche questa è decisamente più luminosa della luce ambiente. Un esempio di questo tipo di luce possono essere le luci sottopensili della cucina, ma anche le lampade della scrivania o la luce dello specchio del bagno. L'illuminazione spot e specifica, ancora più dell'illuminazione ambiente, sarà studiata in maniera corretta se ci sarà alla base un progetto dettagliato dell'arredamento. Lo so, me lo senti dire spesso. Però è vero, solo così saprai dove posizionare e direzionare per esempio un faretto. Più dettagliato sarà il progetto di arredamento, migliore lo sarà anche quello illuminotecnico, creando ambienti e atmosfere decisamente confortevoli. Comunque, se hai dei dubbi, scrivili nei commenti e io sarò ben lieta di risponderti. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva anche la campanella così sarai avvisata quando uscirà il prossimo video. A presto, ciao!